If anything, when in Rome you expect to see museums, but today we're gonna see a different museum, the Museum of Football in Rome. What this museum is about, it's not the size or the number of exhibits, it's about passion. And the best of all, it's completely free. Grazie. I see the original jerseys from my childhood heroes like Kempes. Obviously, Maradona. And last but not least, Zico. The jerseys were originally made of wool. This is what it looked like many years later. Materazzi. Nisto. Good cool. Vabbè. Vai, di chi è? What I really love here is this thing here from the early 20th century from England, and this is what fans use at the stadium to make noise. Here we have Aldo, who's gonna tell us the story of the Football Museum in Rome. Siamo qui dal 2018, abbiamo realizzato questo museo perché noi crediamo che nella cultura italiana il calcio abbia un posto sicuramente predominante. E il calcio arriva in Italia durante la seconda rivoluzione industriale e diciamo grazie agli inglesi. Noi pensiamo che il calcio e soprattutto il collezionismo calcistico possa essere un ponte generazionale che possa unire sia il nonno che il nipotino tramite degli oggetti condivisi in cui tu puoi sicuramente ricordare il passato ma puoi anche vivere il presente capendo anche l'evoluzione, partendo diciamo dal calcio di fine 800 fino ad arrivare al calcio del 2020 governato dai social. Tu puoi capire come uno sport divenga così popolare, però diventando così popolare deve alla fine contaminarsi con quella che è anche la società. È l'unico museo del calcio qui nella città di Roma, a cui noi veramente teniamo molto e cerchiamo diciamo, di trasmettere questa nostra passione a tutti coloro che vengono, perché in effetti manca qualcosa che possa unire tutte le generazioni. Diciamo, il calcio nasce in Inghilterra, ma per il semplice motivo che gli inglesi scrivono le regole, le mettono diciamo, su carta. Cosa c'è di bello diciamo, negli strumenti da lavoro del calcio? Vi apro la vetrina, che praticamente derivavano tutti da altri sport. Io adesso qui vi prendo, questi sono stati gli scarpini, i primi scarpini utilizzati chiaramente di fabbricazione inglese ma esportati in Francia. Vi faccio vedere come questi scarpini sono praticamente altro che
gli scarponcini con cui giocavano gli inglesi a cricket. Qui l'unica differenza è che invece di starci un tacco, in Inghilterra si giocava sull'erba e quindi tolgono il tacco con cui si poteva benissimo scivolare e inseriscono 6 tacchetti. Cosa c'è di molto bello, di molto curioso su questi scarpini? Che ancora adesso, dopo quasi 130 anni, si gioca con i 6 tacchetti. Quindi loro già diciamo nel 1890, nel 1900 avevano trovato la soluzione perfetta per giocare a calcio con l'equilibrio perfetto. Qual era l'unico guaio di questi scarpini? Che la suola purtroppo era completamente di cuoio, quindi non è che i calciatori non correvano, non riuscivano proprio a correre. La punta era rinforzata, anche questa è una storia molto bella, oltre per il fatto che provenivano dal polo, perché gli inglesi intendevano il gioco del calcio come il gioco del rugby, proprio perché sono cugini, e quindi a loro la palla gli serviva calciare il più lontano possibile. E che cosa succede poi? Che quando il calcio arriva in Sud America, in Brasile, in Argentina, in Uruguay, sempre grazie diciamo, ai commercianti e ai marinai inglesi, loro impongono completamente un altro stile di calcio ed è molto bello, con la palla a terra, il gioco corto, e quindi loro completamente rivoluzioneranno il modo non solo di giocare ma anche di intendere gli scarpini facendo delle pantofole molto molto sottili. Ecco, il bello c'è questo: nei primi anni 20 sempre in Inghilterra inventano i famosi pannelli. Questo è stato il pallone più utilizzato per oltre 20 anni, con cui si sono giocati i primi campionati europei, i primi campionati in Sud America e soprattutto il primo mondiale di calcio nel 1930 in Uruguay. Era tagliato a pannelli, come potete vedere sono 12 pannelli. Il pallone aveva all'interno una camera d'aria, quindi non era ancora arrivata la valvola che arriva soltanto alla fine della seconda guerra mondiale. L'unico problema di questo pallone è evidente che c'era questo laccio e quindi era molto molto scomodo, e soprattutto, come potete vedere, in queste cuciture, quando pioveva, quando diciamo la temperatura non era ideale, entrava esatto l'acqua e il fango, e quindi arrivava a pesare fino a 1,2 kg, 1,5 kg. Vi faccio vedere al volo anche questi scarpini che sono particolarissimi. A differenza dell'Inghilterra, in Italia non esistevano i campi d'erba, si giocava diciamo nelle piazze dove c'era soprattutto il brecciolino o la terra, e quindi non erano necessari i tacchetti perché non si scivolava, e quindi qui potete vedere benissimo come, ecco, l'unico accorgimento che avevano per non scivolare erano queste lineette, queste qui di legno, battute proprio con i chiodini, e solo successivamente, diciamo più o meno fra il 1910 e il 1915, arrivarono i primi tacchetti pure in Italia. Se posso dedico proprio un piccolo spazio per questa squadra. Che cosa succede nel 1924? Per la prima volta in assoluto nella storia del calcio non esistevano ancora i mondiali. Diciamo, le squadre più forti del mondo si sfidavano all'interno delle Olimpiadi, che però erano Olimpiadi dilettantistiche, chiaramente secondo il principio di De Coubertin. Che cosa succede? Che un dirigente uruguagio viaggia in Europa, vede giocare l'Austria, vede giocare la Svizzera, vede giocare l'Italia, la Francia, capisce che secondo lui la nazionale uruguayana era più forte e quindi decide di investire di tasca propria per andare a giocare nel 1924 le Olimpiadi, che si svolgono qui a Parigi, dove la Francia era proprio la squadra nettamente più forte d'Europa. Tutti erano curiosi di vedere questi sudamericani perché pensavano che neanche si riuscivano a allacciare gli scarpini. Loro prendono in giro tutti gli osservatori prima della partita di esordio contro la Cecoslovacchia, perché si mettono d'accordo fra di loro e fanno finta di sbagliare tutto, calciano con l'altro piede, e quindi i cecoslovacchi dicono: poveretti, speriamo almeno di non fare troppi gol domani. La partita finisce 5-0 per gli uruguayani, che vinceranno questo mondiale non perdendo mai, e vincendo pure l'anno successivo nel 28 in Olanda, ad Amsterdam, le Olimpiadi. Che cosa succede quindi? Loro hanno aperto completamente la strada ai campionati del mondo di calcio, perché fino ad allora non si sapeva come si giocava in Brasile, in Uruguay e in Argentina. Quando nel 30 dovrà indire il primo campionato del mondo professionistico, andrà a farlo in Uruguay, perché gli uruguayani da campioni del mondo pretenderanno di difendere, diciamo, il titolo a casa loro. Abbiamo i palloni usati durante la finale, sono completamente differenti perché uno è un modello argentino e l'altro era il modello uruguayano. L'arbitro belga decide di fare un tempo con un pallone e un tempo con un altro.
Sì, la prima parte del calcio è magnifica. È magnifica pure la storia della Coppa Rimè, non so se voi la conoscete. La Coppa Rimè venne, diciamo, realizzata nel 1927-28 in Francia, a Parigi. Viene rubata 3 volte. La prima viene rubata qui in Italia. Addirittura la Gestapo la va a cercare, perché che cosa succede? Noi vinciamo nel 34 e nel 38, scoppia la guerra e quindi non ci sono i campionati del mondo. Da Berlino arriva proprio un ordine: cercate la Coppa Rimè. Chiaramente l'abbiamo vinta noi italiani e sarebbe dovuta stare alla sede della Federcalcio, che però per ovvi motivi di guerra erano chiusi. Una storia magnifica. Che cosa succede? L'aveva tenuta a casa il presidente della FIGC, Ottorino Barassi, che la Gestapo si presenta a casa di Ottorino Barassi, cerca questa coppa, però realmente, dato che non esisteva, diciamo, la televisione, i giornali, il calcio nella loro realmente non sapevano quanto era grande questa Coppa Rimessa, aspettavano qualcosa di gigantesco. Invece voi la potete vedere, è piccola piccola, si sarebbe potuta nascondere dappertutto. Eccola, sono 30 cm, 28-30 cm. Viene rubata nel 66 questa coppa, quando, ecco, chiaramente in Inghilterra. Diciamo, questa è una coppa che dicono bagnata di sangue, perché tutti coloro che parteciparono alla ricerca morirono, compreso il poverino, il cagnolino che la ritrovò in un parco. Comunque la trovano e l'ultima volta la rubano il 14 dicembre del 1983 all'interno della sede della Federcalcio brasiliana. Perché brasiliana? Perché loro vinsero nel 70 proprio contro l'Italia il terzo campionato del mondo, e quindi la regola all'epoca era chi se la fosse aggiudicato per 3 volte se la sarebbe portata a casa. Noi l'avevamo vinta 2, pure i brasiliani, quindi loro ci battono e la consegnano nelle mani di Carlos Alberto, che è stato uno dei terzini destri, diciamo, più forti della storia. Quindi la rubano, scoppia in tutto il Brasile questo grandissimo malumore, però che dicono? La coppa non c'è più, la coppa non solo è stata rubata, ma è stata spezzata ed è stata fusa per fare loro. La persona a cui loro la portarono, che era un argentino, e quindi pure per questo un grandissimo smacco per un brasiliano, che la coppa che loro avevano vinto, la coppa nelle mani di Pelé, venga data a un argentino. L'argentino ha detto: io questa coppa certo l'ho avuta, ma non l'ho mai, diciamo, divisa, non l'ho mai fusa, l'ho data a un intermediario che parlava italiano. Questa è la storia. When in Rome.